No label, no label, no label, no label. Aperitivo inclusivo. Benvenuti alla terza puntata di No Label, Aperitivo Inclusivo, il talk show che parla di women empowerment e di inclusione, adatto a tutti. Allora, per chi ci ascolta per la prima volta oppure per chi si fosse dimenticato di noi, io sono Simonetta e assieme a me c'è la mia fantastica compagna di viaggio che è Valentina e vi terremo compagnia per questo speciale aperitivo del venerdì sera. Valentina, un saluto anche da parte tua, se vuoi. Certo, saluti a tutti, piacere di avervi di nuovo qui, questa nostra avventura che andrà avanti a lungo e sarà lunga e variegata. Riceviamo parecchi messaggi durante la settimana e quindi capiamo che c'è un grande interesse. Noi questo interesse lo vogliamo fare crescere e crescere sempre di più. Un ringraziamento speciale, prima di partire con la puntata di oggi, va innanzitutto a Olo Media Streaming che ci aiuta in tutta la parte video e poi a Radio Dream on Fly che manda in diretta audio la nostra trasmissione. Vai Simonetta. Ogni settimana riusciamo a migliorarci un pochino di più e grazie alla loro pazienza che ci guidano e ci rendono un pochino più professionali. Però alla fine, Valentina, a noi ci piace anche un po' così, essere due improvvisate allo sbaraglio. Dobbiamo sdrammatizzare, siamo in ora di aperitivo e di conseguenza, esatto, siamo sempre qui col nostro bellissimo bicchiere di vino che ci piace un sacco. E questa sera abbiamo un vino della zona, ma quello che già detto a me emoziona un sacco, perché è il coraggio delle donne. E con Valentina abbiamo pensato quale fosse il titolo migliore, poi ascoltando la storia della nostra fantastica ospite ci è venuto quasi naturale e quindi abbiamo deciso di utilizzare il coraggio delle donne. E vi possiamo assicurare che la nostra ospite con la sua storia vi emozionerà e non solo ci farà capire quanto la forza della nostra mente sia fondamentale nella nostra vita, ma sarà anche di ispirazione per tutte quelle persone che purtroppo vivono un momento un po' difficile nella loro vita. Quindi io direi, Valentina, di dare subito il benvenuto alla nostra ospite, che è la Silvia Grua. Eccolo qua, è il mio calice. Io vado di bianco, ragazze. Salute. Siccome la Silvia è della mia zona e noi siamo in provincia di Torino, in un'area che si chiama il Canavese, che è un'area comunque vocata alla produzione del vino, io ho deciso questa sera di utilizzare un vino rosso, un nebbiolo però locale, quindi prodotto qua nella zona, perché tutti sono abituati un po' a bere dei nebbioli un pochino più, diciamo, importanti che arrivano dalla zona delle Langhe o del Roero, ma io ho voluto dare, come dire, un tocco di regionalità, un tocco di località assieme alla Silvia. Quindi ve lo consiglio come sempre e noi siamo a disposizione anche per dare delle informazioni un pochino più di dettaglio sui nostri vini che andremo a assaggiare. Quindi Silvia, veramente grazie di essere qua con noi e prima di lasciarti la parola io vorrei
introdurti come meriti, ok? Quindi Silvia, che è una canavesana doc, come molti dei nostri vini, appunto, è un'appassionata di montagna, di corsa e di ciclismo. Lo sport l'ha aiutata a percorrere tante strade in salita. A 34 anni incontra la parola cancro ed ha attinto alla pratica agonistica come affrontare quel difficile percorso. Da allora ha continuato a voler testimoniare proprio come lo sport ci migliora la vita. Il vita, totalizzando 343 chilometri in 18 ore e 11 minuti. Cioè, Silvia, già qui per me ho la pelle d'oca perché è una cosa che non potrei mai fare. Ma tutto questo l'ha fatto per raccogliere fondi per la Fondazione Umberto Veronesi per la ricerca sui tumori femminili ed è stata raggiunta una cifra anche importante di quasi 14.000 euro. Tutte queste emozioni le ha volute fermare nero su bianco e ha realizzato un altro suo sogno. Silvia ha scritto e pubblicato un libro che si chiama I colori della salita. È un libro anche lui emozionante, dove racconta una vita a colori, dal nero profondo incontrato in momenti realmente difficili, ma rialzandosi e iniziando a vedere il verde delle distese dei prati infiniti, simboli di speranza, fino all'azzurro che si scorge arrivando alle cime delle sue amate montagne, dove riesci a toccare il cielo con un dito. Lo slogan che ha scelto Silvia questa sera è: continuate a mordere questa strana, difficile, imprevedibile, ma unica vita che abbiamo. Silvia, noi non vediamo l'ora di ascoltare questa tua straordinaria, intensa e colorata storia. Quindi io adesso mi taccio, chiedo al nostro regista Marco di lasciarti il palcoscenico in modo tale che tu ti possa raccontare nel migliore dei modi. Grazie. Grazie mille Simonetta e Valentina, è emozionante questa presentazione già, quindi mi avete regalato ulteriori emozioni. Io mi presento, mi chiamo Silvia, ho 47 anni e vivo sì, in un piccolo paesino nel Canavese del Basso Canavese, Villareggia, con i suoi quasi 1000 abitanti, manca pochissimi numeri ai 1000 abitanti. E io qua sono una bimba, nasco come bimba tranquilla, tranquillissima direi, e i genitori avevano il loro da fare con i due figli e papà lavorava all'Olivetti con il suo boom economico e poi veniva a casa ed era d'aiuto nei terreni agricoli dei nonni e la mamma si occupava delle pulizie in una vicina casa di riposo. E io vedevo sempre questi genitori così indaffarati col lavoro, a mantenere comunque sia il ménage familiare. E io ero proprio questa bimba tranquilla dove mi veniva detto: Silvia, mi raccomando, stai lì ferma dalla mamma, e io neanche mi muovevo. Infatti le persone che mi conoscono mi dicevano: guarda, ma ti vedevamo sempre lì seduta e tranquillissima. Però insomma la mia natura man mano viene fuori proprio con iniziare a scoprire semplicemente i sentieri della mia collina dietro a casa mia. Ho iniziato a allacciare proprio le mie scarpette e muovermi alla ricerca di questi sentieri, percorrerli prima passeggiando e poi iniziando anche a corricchiare, riempiendomi proprio gli occhi di quei colori meravigliosi che mi circondavano. Ed è da lì che nasce in me la passione per il podismo
Io mi ricordo di essermi iscritta alla mia prima gara podistica, ricordo una serale di 6 chilometri. Io non avevo la benché minima idea di come si svolgesse una gara podistica, e ricordo di essere arrivata quasi terzultima, credo. Toglievano già le bandelle comunque del percorso, ma io quando ho tagliato quel traguardo, io realmente ho provato una felicità tale che non avevo realmente mai provato, e sapevo che quella felicità però io la volevo per me, e sapevo anche che dovevo andarla a ricercare continuamente e tenerla viva, questa fiamma che era iniziata realmente in me. E così pratico il podismo a livello agonistico, a percorrere sempre più chilometri e a spingermi realmente sempre più in alto. E quindi anche in questo caso unire le mie due passioni, che erano la scoperta dei sentieri sempre più in alto, andare in montagna, ricercare proprio i percorsi sulle cartine e correre inebriandomi proprio di questi colori, di questi profumi che mi regalava proprio la natura. Però sappiamo che la vita è imprevedibile, e a 34 anni io mi ritrovo con una busta in mano con su scritto la parola cancro. È una parola che sentiamo nominare, ne sentiamo parlare, ma mai pensiamo che possa capitare proprio a noi. E io è lì che ho attinto dagli insegnamenti che ho imparato dalla pratica sportiva a percorrere quella vita parallela, quelle strade che io ho chiamato strade in salita di questa vita parallela. Erano continuamente fatte di terapie importanti, di appuntamenti con l'ospedale e di continui esami e risvolti purtroppo negativi. Però le terapie, i miei allenamenti si erano trasformati nell'intraprendere queste strade delle terapie, e le chemioterapie che io dovevo fare si svolgevano in varie sedute e nei vari mesi dell'anno. E io, come nella pratica sportiva, a raggiungere un chilometro dopo l'altro, io quando uscivo finalmente dalle 8 ore di flebo, ero arrivata non alla numero 20, ma alla meno 19. E iniziavo così il mio conto alla rovescia per raggiungere un unico traguardo, che in questo caso non era un traguardo finisher di una gara podistica, ma era realmente il traguardo chiamato per me vita. È stato un anno realmente difficile, ci sono stati anche innumerevoli interventi chirurgici, ma io avevo un obiettivo, e l'obiettivo era realmente vincere. Purtroppo questa vittoria è durata poco tempo, perché dopo solo 2 mesi dal finire del mio percorso, quindi dove iniziava il mio primo controllo, quindi erano pagine un pochino più libere dai miei appuntamenti, si ripresenta di nuovo quella pallina, e purtroppo che diagnostica una recidiva, in questo caso purtroppo ancora più importante, con delle caratteristiche cliniche di nuovo impegnative. Io lì non ero così pronta di nuovo a riaffrontare di nuovo tutto, perché sapevo questa strada cosa comportava,
quante cadute in questo percorso dovevo di nuovo affrontare. Però ci fu in questa diagnosi, in questa apertura di questa nuova lettera, ci fu un medico che in quel giorno lui si tolse il suo camice bianco. Ci sedemmo nelle scale di marmo fredde, di marmo bianco dell'ospedale, e lì mi fece raccontare dei miei percorsi alpini, mi fece raccontare dei colori che i miei occhi ogni volta vedevano quando raggiungevo un mio amato traguardo di una vetta montana conquistata, e mi fece anche raccontare la scaramanzia che avevo nell'appuntarmi la sera prima il pettorale con le spillette sulla mia divisa da podismo, e immancabilmente pungermi il dito quando appuntavo il mio pettorale. E tutto questo trascorse un'ora su questi freddi scalini. Quando mi vede più tranquilla, lui mi disse: Silvia, lei ha una grande possibilità ancora di proseguire e di continuare a raggiungere questi sogni che mi racconta. Non butti via tutto. Ed è proprio lì, in quel momento, che mi vennero proprio di fronte a me tutti i colori che io riuscivo a vedere. Il verde di questi pascoli infiniti che io vedevo nei camici sterili delle sale operatorie, e il rosso di quelle flebo che mi fecero perdere questi ricci. Io li vedevo nei fiori che nascevano in mezzo proprio alle rocce appuntite di montagna, e l'azzurro di quei cieli io lo rivedevo nei pavimenti di linoleum degli ospedali che purtroppo erano diventati, ahimè, la mia seconda casa. Ed è lì che realmente mi sono detta: sì, io questa possibilità la voglio e la voglio continuare. Ed è così che io nuovamente ho dovuto intraprendere difficili cure, difficili terapie. Io sono arrivata a oggi a 12 interventi chirurgici e so che non sono finiti qua, però io so che questi sogni io li voglio continuare ad avere, tenerli stretti a me, ed è proprio con un passo dopo l'altro, e fermandomi anche nelle difficoltà, deviando anche, trovando delle alternative, anche dei piani B, e credetemi, non è solo, c'è un alfabeto molto molto lungo, arrivo anche a usare B, C, D, arrivare a oltre lettere, ma proprio per continuare non solo a segnare, ma tentare di realizzarli realmente, i miei sogni. E proprio il cassetto dove io ripongo la cartina della Valle d'Aosta, dove era proprio la prima cosa che io vedo, e dove ho segnato tutti i colli alpini che io ho già percorso, ho già raggiunto, ed è lì che io mi fermo e con il dito seguo proprio l'andamento e dico: ok, qua non ci sono ancora andata, ma ci arriverò. E poi lo alzo per riporre questo plico comunque di cartelle. Ma è questo che io voglio continuare, ho continuato nei miei anni, a non fermarmi a vedere quel nero profondo,
in tutte queste situazioni difficili, in queste strade in salita che purtroppo a tutti noi possono capitare, e non fermarci a vedere quel nero, ma iniziare a alzare lo sguardo per vedere degli altri colori. Ed è questo che io ho voluto nella mia vita continuare. Sento delle voci, no? Nulla, continua pure Silvia, che siamo rapite. Continua. Sì, io sono rapita dalla tua storia. Dal mio racconto. Questi sogni, posso dirvi che quel cassetto io sono riuscita, quella cartina, io sono riuscita a renderla più mia, e dal 2009 purtroppo è nata e c'è stata la mia prima diagnosi, e ho iniziato a realizzare il mio primissimo sogno, ossia percorrere i percorsi montani dell'Alta Via numero 2 della Val d'Aosta, ed è quella che ripercorre nella famosa gara podistica di ultra trail chiamata Tour de Jeanne, dove accorrono ultra trail di tutto il mondo, a percorrere appunto questo percorso che ripercorre proprio la Valle d'Aosta, l'Alta Via 1 e l'Alta Via 2. E io nel 2019, quindi è dal 2009 che io sognavo tutto questo, ma è stato sempre lì. Le montagne sono sempre state lì, come ho sempre detto, ad aspettarmi. E io ho allacciato il mio zaino da montagna, ho di nuovo riallacciato i miei scarponi e sono riuscita a percorrere l'Alta Via numero 2, partendo dalla Tuile, arrivando a Champorcher, per 6 giorni, spostandomi di rifugio in rifugio, con il mio zaino di peso 10 kg e 2 sulle spalle, e sempre scollinando su e giù per questo percorso, arrivando a raggiungere quasi 13.000 metri di dislivello, e ogni volta che io arrivo a raggiungere una delle mie amate cime, che ripercorrevo sempre col mio dito su questa cartina, io ero inebriata da quell'immensità che mi avvolgeva, e non pensando alla fatica che comunque mi ha accompagnata in quelle continue ascese, ma ogni volta quasi scoppiando in lacrime, a piangere, che nuovamente ero lì e il mio sogno, tanto voluto in questi anni, sono riuscita anche qua a raggiungerlo. Valentina, voglio dire, ci sta facendo piangere Silvia, ci sta Grazie Silvia, perché questo racconto che hai fatto questa sera in un modo un pochino più, diciamo, dettagliato di quello che avevi fatto a me è di un'intensità incredibile. Quindi, ti ringraziamo di tutto cuore. Scusa se ti ho interrotta, ma no, anzi, perché c'era bisogno di dirlo, perché io e Valentina siamo vestite di nero questa sera. Tu hai il tuo colore blu che ti piace tanto. Sapevo di come tu avresti parlato, non ho trovato nulla, e quindi ho detto metto giusto la collana bianca per sdrammatizzare un po' il rossetto rosso. Però mi ripropongo di comprare qualcosa di colorato pensando a te.
Vai avanti, va, perché c'hai ancora la tua everlasting da raccontare, che è un'altra bella cosa. Io, diciamo, quello che mi è successo, io l'ho sempre motivato, nel senso non mi sono mai chiesta domande perché proprio a me, perché cosa ho fatto di male, perché è successo proprio a me a 34 anni, dove purtroppo la donna mi ha negato tante possibilità nella mia vita. Però ogni volta io ho adottato la parola rinascita, ossia tutte queste esperienze, ogni volta che io uscivo da una sala operatoria, io mi dicevo, ok, è di nuovo momento di riavvolgere la mia vita e cercare di dare un senso a tutto questo. Uno, iniziando a testimoniare cos'è stata per me l'importanza dello sport e di quello che mi ha insegnato a poter attraversare tutte queste difficoltà. In tutti i miei percorsi ho adottato proprio gli insegnamenti che mi ha dato la pratica sportiva, ossia fare realmente un passo dopo l'altro, concentrandomi su un determinato obiettivo e l'ho adattato in tutte le mie situazioni difficili che ho dovuto affrontare nella mia vita e dove purtroppo la vita ha scelto per me. E però mi sono presa le mie rivincite anche in queste situazioni. Uno, iniziando proprio a testimoniare cos'era questa importanza di tener duro, di avere realmente un obiettivo e scegliere finalmente delle salite che volevo percorrere io. Una ve l'ho raccontata, che è stata il percorso dell'Alta Via numero 2, e un'altra è stata conoscere una mia alternativa, perché purtroppo il mio amato sport del podismo non ho potuto continuarlo perché, come vi ho detto, è una malattia che mi ha tolto tanto e le mie giunture ne hanno sofferto molto, soprattutto con i farmaci che ho dovuto purtroppo subire per anni. Ed è lì che io ho iniziato a pensare a un'alternativa e si è presentata sotto forma delle 2 ruote con una bicicletta. Io all'età di 39 anni mi sono comprata una datata bicicletta in alluminio, credo di terza mano, per gli intenditori era un cambio Shimano Sora che vi garantisco che è tra i più scarsi che c'è, ok? Perché ho detto non so se mi piacerà. Ma io nel primo momento, quando ho agganciato i pedali, ho sentito quel click ai pedali, lì è iniziata la magia. La magia che percorrere strade sempre più lontane, sentirmi quel vento in faccia e anche in anima, come ho sempre descritto, di questa meraviglia che ci circonda sia il nostro territorio, ma la nostra natura. E riuscire anche in sella alla mia bici a raggiungere le mie amate montagne, che anche in questo caso erano lì che mi aspettavano. E in questo caso con un colpo di pedale dopo l'altro, con tanta fatica, riuscire a raggiungere fin dove non finiva la strada. Ed è così che inizio ad andare sempre più lontano e mi ritrovo anche
siamo nel 2021, mi ritrovo nuovamente con una busta in mano dove io devo nuovamente effettuare un intervento chirurgico. Questo è il numero 12 del mio medagliere. Ma io non mi sono mai fermata a pensare, ecco, e di nuovo ora. Ma io sono già oltre a dire cosa posso fare. Uno, per non pensarci. Due, anche in questo caso, per poter essere d'aiuto a più persone possibili e a dare realmente una possibilità come esattamente è stata data a me. Siamo nel periodo della pandemia, dove le nostre attività sportive sono limitate come nei innumerevoli decreti, prima nel circondario di casa nostra e fino a spingerci non oltre i 20 chilometri da casa nostra. Non è pensabile organizzare vari raduni oppure neanche competizioni, i calendari sono comunque annullati, e lì mi viene in mente, diciamo, una pazzia, ossia effettuare in sella alla mia bici. Io ho pensato in grande alla montagna più alta del mondo, che è il Monte Everest, e quindi perché no raggiungerla in un'unica salita effettuata, raggiungere la sua altezza degli 8.848 metri, fatti in un'unica salita in sella alla mia bici. Tutto questo io lo volevo però fare per poter dare appunto la possibilità a tantissime persone e aiutare la ricerca medico-scientifica sui tumori femminili per Fondazione Umberto Veronesi. E così io ho scelto una salita vicino a casa mia, una salita del Canavese, e la salita della Serra Morenica, chiamata Broglina, dove da Bollengo e Magnano i 6,5 chilometri della salita, con una pendenza media del 5%, con punte del 7%. E io sono partita allo scattare della mezzanotte del 4 settembre del 2021 e l'ho percorsa per 27 volte in ascesa e discesa per 343 chilometri e in 18 ore e 11 minuti di pedalata, e raggiungendo 8.900 metri di dislivello. E sei allenata per fare questa cosa pazzesca. Io non riesco neanche a fare 100 metri con una bicicletta, che già mi fa male tutto. È stato realmente comunque un impegno notevole. E io nei miei allenamenti vi svelo che realmente io ho un lavoro e quindi devo trovare, per me è sempre stato un giorno a 24 ore. E quindi io dovevo trovare il tempo reale di allenarmi. Io partivo alle 4 e mezza del mattino per essere in tempo a casa alle 7:15, doccia, colazione, e poi recarmi al lavoro, quindi 8:20, essere pronta col mio camice. Io lavoro in farmacia a Caluso, anche qua un paese del Canavese, quindi essere pronta per le mie 8 ore di lavoro. E poi ho dedicato le mie vacanze, il mio periodo estivo di vacanza, proprio per mettere più chilometri nelle mie gambe e più dislivello nelle mie gambe, recandomi nelle Dolomiti
che è considerata un po' la patria, diciamo, del ciclismo, e dove lì iniziavo a rendermi conto che sì, effettivamente sarebbe stata un'impresa difficile, ma io mio che continuavano realmente di riempirsi di quei colori meravigliosi che io continuavo a mi inebriavano ogni volta che io raggiungevo un passo scalato con la mia bici. E poi c'era un motivo, un forte motivo, che io volevo realmente che questa impresa fosse accompagnata da questa enorme raccolta fondi per tendere la mano a più persone possibili. E quindi diciamo mi ha regalato delle emozioni grandissime. Non solo in quella giornata, io sono partita allo scoccare della mezzanotte e ho avuto continue sorprese, perché già alla mia partenza si sono radunate tantissime persone per accompagnarmi, ma sia in bici, sia a piedi, sia semplicemente gruppi di camminatori o di podisti per fare anche solo una salita che stava facendo Silvia, ma è quella strada in salita che è stata condivisa da tantissime persone, perché tutti noi purtroppo possiamo incontrare nella nostra vita una strada in salita. Ed è per questo che con un passo dopo l'altro, non fermandoci purtroppo agli innumerevoli ostacoli che possiamo incontrare in quella scalata, ma avere saldo un obiettivo, che l'obiettivo è là la nostra cima, è il nostro sogno, è il nostro desiderio, e fermandoci, cercando anche deviazioni nel nostro percorso, ma arrivare realmente lassù, dove realmente tutto lassù è più bello e i nostri sogni sono realizzati. Pazzesco. Che dire, io ero rimasta senza parole prima e sono rimasta ancora di più senza parole adesso, perché poi lascio la parola a Valentina. Io gliel'avevo accennato, vorrei anche sapere le sue sensazioni e le sue emozioni, ma Silvia, da una parte mi viene da pensare all'aspetto, diciamo, umano e profondo della tua esperienza che hai avuto, e che insomma questa parte così dura e importante della tua vita che ti ha purtroppo messa di fronte a delle situazioni, posso solo provare a immaginare, terribili, che non ho vissuto in prima persona, ma ho vissuto in modo indiretto purtroppo per una mia carissima amica che ha avuto lo stesso problema ma che non ce l'ha fatta. Dall'altra parte però mi dico che sia tu come lei avete comunque trasformato questo profondo malessere, problema, in qualcosa di, lasciami dire, costruttivo, nel senso di vedere oltre, e invece di fare un conteggio al negativo l'avete fatto al positivo. Cioè non ho 20 terapie da fare, ne ho una in meno, non vedo la vita nera, ma vedo dei colori, e lo dico in primis per me e per le altre persone che magari sono più portate, sono più predisposte a vedere sempre il bicchiere mezzo vuoto. Quindi bisognerebbe tutti assieme far fede alla tua esperienza, al tuo strepitoso racconto, per farci un esame di coscienza e per darci una possibilità. Perché comunque, come hai detto tu nel tuo slogan, dobbiamo mordere questa vita che è strana, che è difficile, che è imprevedibile, ma che ha dei colori, e dobbiamo tutti riuscire a vedere dei colori. Ed è grazie a persone come te, che chi come me magari non è portato perché si veste sempre di nero, ogni tanto ha un'apertura e vede dei colori. Valentina, cosa dici?
commossa, veramente ai brividi. In secondo luogo dico Silvia, io vengo con te, cioè io voglio scalare in bicicletta i Dolomiti, la Val d'Aosta e tutto, perché io sono d'accordissimo con te, nel senso io adoro lo sport e penso che lo sport sia la chiave nella vita di superamento di qualsiasi problema, no? Nel senso che ti fa veramente vedere la vita in un modo diverso. Sono innanzitutto una runner, però mi piace la bici, mi piace tutto e quello che mi è piaciuto tantissimo di quello che hai detto è proprio l'avere visto i colori delle Dolomiti dove io sono adesso, proprio in questo momento, quindi i colori della vita è un messaggio così forte, come dice Simonetta, che tutti noi dobbiamo apprendere e pensare, perché come hai detto te, le salite ce le abbiamo tutti nella vita e anche quando non ci sono le salite, non mordere la vita, come hai detto te, è un grande peccato, no? Ogni lasciata è persa, quindi il tuo racconto mi è piaciuto tantissimo e soprattutto io vengo con te, Cioè, la prossima volta che vai in bici io ti seguo, no? Io sono una amata dello sport, vengo dovunque, non so se ti sto dietro, ma io vengo, ti seguo, salgo con te l'Everest, le Dolomiti e quello che vuoi. No. E vabbè, Simonetta ci aspetta sotto col bicchiere di vino, cioè con la bottiglia. Quindi ho affrontato lo sport in una modalità diversa dalla vostra. Diciamo che se mi portate a correre io veramente posso camminare perché mi piace camminare, vi cammino dietro con i miei tempi, voi arrivate molto prima. Però quando si tratta di cose di potenza, allora lì ci metto tutta la mia vita e tutta la mia passione, no? Quindi, Valentina, cosa ne dici se magari parliamo anche un po' con la Silvia del suo libro? Dici Silvia, raccontaci un po' come sei arrivata a questa evoluzione del libro. È stato proprio dopo l'Everesting, l'ho chiamato l'Everesting di Silvia. E io continuamente ho ricevuto messaggi, ringraziamenti, ma di persone che non erano lì fisicamente ed è stato un messaggio, questa strada in salita che tutti noi possiamo percorrere e purtroppo trovare nella nostra vita e poi soprattutto questa raccolta fondi che è stata accolta realmente in un modo per me incredibile e sono stati raccolti quasi 14.000 euro donati a Fondazione Umberto Veronesi. Ed è da lì che le mie emozioni sono proseguite. Io ho voluto fermarle realmente nero su bianco. Ed è così che io ho iniziato a scrivere di questa Silvia piccola, di questa bimba tranquilla, di come ha proseguito la sua vita, delle difficoltà che ha incontrato, ma di tutti i colori che ho voluto continuamente ricercare e continuamente ritrovare. E anche delle possibilità che mi ha dato comunque una malattia, perché è vero che mi ha tolto tanto, ma forse non avrei mai conosciuto il mondo della bicicletta, alla quale mi sono totalmente non solo appassionata, ma mi ha rapita e forse non avrei mai pensato di fare delle testimonianze del genere, delle raccolte fondi importanti e per cui ha dato un risvolto comunque alla mia vita. L'ha cambiata e mi ha tolto, ma non ha mai, comunque, non si è mai impossessata questa mia esperienza dei miei sogni. Perché io, sin da piccola, sono un'eterna sognatrice, ma non solo. Io anche magari
cadendo, fermandomi, cambiando, cercando delle deviazioni diverse, cercando dei piani differenti, ma continuo a voler sognare nella mia vita. E di questo che mi rende continuamente viva, e io in queste 24 ore di una giornata, io voglio un qualcosa che mi renda viva, che può essere il meraviglioso giro in bici di tanti chilometri che posso fare, che sia anche solo, lo metto tra virgolette, una semplice passeggiata nelle mie colline circostanti, o anche sedermi comunque su un divano con un bicchiere di vino e godermi un bellissimo film dove anche lì le emozioni escono e inizio a piangere di queste emozioni che provo, ma è per me questo, vivere ogni singolo momento. Io nelle mie 24 ore voglio un momento mio che mi renda felice e che mi dica, ok, sono qua e ringrazio sempre di continuare a essere qua, di queste possibilità che nella mia vita mi è stata data. Allora, io ringrazio te per aver condiviso tutta questa cosa. Ringrazio te per questi 45 minuti che ci hai dedicato, così intensi e così belli. Vorrei che, magari, come dire, sono un po' egoista, ma vorrei che questa giornata, in queste tue 24 ore, il momento che identifichi come un bel momento è questo qui che hai passato con noi. Ci Ecco, siamo. mi renderebbe molto felice sapere che ti sei trovata bene con noi, perché di sicuro noi siamo rimasti folgorati e ci tengo a dire che appunto anche col tuo libro fai una raccolta fondi che vengono devoluti, vero? Sì, perché ho voluto continuare questa mia strada. La prefazione mi è stata fatta dal direttore del reparto di oncologia delle Molinette. Perché questo? Perché io voglio continuare a tentare di dare una possibilità, come è stata data a me, a più persone possibili. E i proventi del libro andranno a un'associazione che si chiama Sanco, che ha sede a Chivasso e si occupa dell'assistenza del paziente oncologico su tutto il territorio piemontese, e ha attuato anche delle cure palliative a domicilio per il diritto comunque sia di scelta, purtroppo nelle situazioni più difficili, con un pool di medici, infermieri e volontari che 365 giorni l'anno si occupano dell'assistenza anche delle famiglie più disagiate in queste situazioni. Dove Ed possiamo è, trovare il tuo libro, Silvia, per comprarlo? il libro si trova online ovunque, su tutte le piattaforme di vendita online e fisicamente nelle librerie di Ivrea, tra cui la Galleria del Libro, nelle librerie di Rivarolo. E poi io da qua in tutta la primavera ho delle date belle importanti di presentazioni dove sono ben felice di andare a parlare con le persone, con chiunque mi vorrà ascoltare e vorrà aver insomma il piacere di leggere queste mie pagine che non parlano di una malattia, non parlano di una ragazza che ha incontrato purtroppo una malattia, come non ho voluto parlare prettamente di un'impresa sportiva fine a se stessa, ma ho voluto parlare di una strada a colori, di una vita reale a colori, che parla realmente di quello che noi stessi possiamo continuare a fare, continuare a sognare e continuare a riempire i nostri occhi dei colori che ci circondano.
e si chiama infatti I colori della salita, il mio libro, e i proventi andranno spero, per tantissime persone. Io intanto adesso andrò, tu hai menzionato Ivrea, hai menzionato Chivasso, quindi sono 2 paesi che abbiamo noi qua nella zona del Canavese. Andrò a comprarne 2 e verrò a trovarti perché Sì. siamo vicinissime. Mi farai la dedichina sopra, Certo, vengo io e uno glielo mando alla Valentina. certo Che che così sì. almeno daremo il nostro contributo, però ci rimarrà anche qualcosa di tuo dentro, no? Quindi, Certo. e che dire, io sono ancora qua senza parole, non mi viene più da aggiungere niente, onestamente, perché è intensissimo, però se me lo permettete, allora intanto ringrazio le persone che questa sera ci hanno seguito e come abbiamo detto all'inizio noi siamo due improvvisate che però lo stanno facendo col cuore e ogni settimana abbiamo sempre più persone che ci guardano, non in diretta ma vedo i numeri dei video che vengono visualizzati e ogni settimana rosichiamo un pezzettino di più, quindi ringrazio quelli che si sono collegati questa sera e che sono stati con noi. Ringrazio quelli che si collegheranno dopo. E allora c'è stato Massimiliano Sapienza che è stato con noi, che intanto ha scritto questo bellissimo commento che è storia veramente toccante e complimenti, quindi vedi che hai emozionato non solo noi ma anche qualcun altro e sicuramente anche chi non ha scritto il commento. Ci sono le amiche dell'Abbraccio del Mediterraneo collegate, della Fondazione Abbraccio del Mediterraneo, che sono state con noi la scorsa settimana, quindi l'Ariana, la Chiara e chissà quante altre persone, che ringrazio anche loro. E voglio ringraziare comunque anche il nostro giornale locale QC Canavese, che ci ha fatto un'intervista a noi come fondazione e approfittando del fatto che c'eri tu come ospite perché so che ti conoscono e vi conoscete molto bene, quindi grazie anche loro. Valentina, Io ho ricevuto altri commenti su WhatsApp, mi dicono storia emozionante, che forza, storia di coraggio e di forza. Non riesco a commentare live, ma mi mandano in tanti WhatsApp, quindi ti dico Silvia, hai colpito tutti, ovviamente. In primis credo me e Simonetta, perché io sono rimasta commossa e con i brividi, veramente. Sei un esempio per tutti. Per chi sicuramente, per chi si è trovato ad affrontare il tuo percorso, insomma, i tuoi ostacoli, ma per tutti gli ostacoli che chiunque può trovare nella vita, di tipo diverso, eccetera, cioè cercare sempre di vedere i colori e il bicchiere mezzo pieno, nonostante la vita ti metta davanti delle difficoltà, è un messaggio fortissimo, ed è anche un messaggio per chi le salite non le ha e le vede nella sua mente, e che quindi quelle salite non le deve vedere, la vita la deve mordere, cioè è un messaggio per tutti, indipendentemente dal sesso e dalla situazione, quindi veramente grazie, perché e assolutamente dobbiamo tutti comprare il tuo libro a questo punto, perché sarà fonte di ispirazione quotidiana per tutti. Noi che facciamo no label, quindi no etichette di nessun genere, perché quello che conta è il contenuto e aperitivo inclusivo, quindi includiamo e vogliamo passare questo tuo messaggio, questi tuoi colori a tutti, a prescindere, a tutti. E io direi che questa serata è stata fantastica, siamo assolutamente nell'orario prestabilito e dobbiamo ancora ringraziare la Holo Media Streaming Communication, quindi Marco che ci sta appunto dando una mano su tutta la parte di streaming video. Dobbiamo ringraziare Dream on Fly Radio che manderà lo streaming audio. Però, Valentina, vorrei che tu dicessi qualcosina, uno spoilerino della prossima settimana e Silvia ti consiglierei poi di ascoltarlo. Una storia molto molto forte
e stavolta voliamo via, cioè diciamo così, io e Simonetta abbiamo deciso di dedicare delle puntate al mondo intero, quindi alle donne del mondo intero, e quindi voleremo in un paese dove i diritti delle donne sono notoriamente violati, e quindi ascolteremo la storia di una donna che ha vissuto ed è dovuta andare via da un paese che ben conosciamo tristemente tutti per la violazione dei diritti sulle donne, quindi sentirete una storia anche lì estremamente, estremamente forte. Quindi non perdetevi la nostra puntata. Aggiungerei che purtroppo in quei paesi come tanti altri alla fine non è soltanto una limitazione delle donne, perché ci sarà anche il marito di questa nostra amica che ci aiuterà anche con la lingua, e purtroppo in parte quello che hanno subito l'hanno subito tutti e due. Quindi già mi sento emozionata adesso per la prossima settimana. Vi consiglio a tutti di stare con noi, e se non riuscite a stare con noi in live non importa, perché sapete che poi abbiamo sempre le registrazioni. Se potete, se vi siamo piaciute, se Silvia vi ha emozionati come ha emozionato noi, metteteci un like, che serve sempre sul social media. Iscrivetevi al canale, soprattutto Valentina, fallo anche tu, perché se no Ho capito che io sono un po' imbranata su questi social, su internet in generale. Sai come il ciabattino va in giro con le scarpe rotte? Noi siamo uguali, proprio perché ci divertiamo. E io a questo punto non farei nient'altro che finire questo fantastico appuntamento del venerdì con il nostro vino, con il bicchiere alzato, e voglio brindare a Silvia, a Valentina, a Marco, tutti quanti, e ai colori della vita, affinché non si sprecano mai, ok? La vita che deve essere sempre, come ci ha insegnato Silvia, vista a colori. Esatto, un grazie a tutti, un brindisi e alla prossima settimana. Grazie. Ciao a tutti, grazie. Saluti a tutti. No label. Aperitivo inclusivo.